Sono Paolo il pescatore, vivo a Talamone e fin da bambino la vita del mare mi ha fatto lasciare la scuola e dedicarmi esclusivamente al mondo del mare, dell'ambiente, i fondali marini. I fondali marini sono la vita della nostra terra. Sapete che il mare dà ossigeno alla terra, non è la terra che lo dà il mare. E l'attività di pescatore è un'attività molto antica. Pensate, l'attività che noi svolgiamo è la pesca degli apostoli. Gli apostoli pescavano con questo tipo di rete. È una rete che si lascia calare a maglie grandi, rimane appoggiata nel fondo, le maglie sono grandi, il pesce piccolo passa e 1 su 100 va nella rete. La pesca industriale no. Quando passa sul fondo, uova, pesci piccoli, stelle e piante, quello che trova porta via. Sapete come funziona la pesca a strascico? È un'imbarcazione che traina la rete e strascica sul fondo. È illegale entro le 3 miglia e quel tipo di pesca entro le 3 miglia ha messo in difficoltà anche i pescatori onesti a strascico che pescano oltre le 3 miglia. È impattante anche oltre le 3 miglia perché la rete quando viene tranata le maglie si chiudono e quello che trova porta via. Ma se noi si fa entro le 3 miglia dalla costa e nella rete ci mettiamo le catene, è come un caterpillar. È come se un caterpillar andasse nella macchia e distruggesse tutto il bosco. La posidonia è una vera e propria pianta che milioni di anni fa era a terra, si è introdotta in mare e con i raggi del sole sviluppa ossigeno, salva la fascia costiera dall'erosione e crea habitat. La pesca industriale l'ha portata via tutta e dal 1986 combatto una guerra contro i pirati del mare, io li chiamo, sono dei pirati. Perché dei pirati? Perché nessun cacciatore sano di mente brucerebbe la macchia per ammazzare un cinghiale. Questo accade nel mare. I pescatori usano le catene, distruggono tutto, portano via coralli, posidonie, coralligeno. Il mare viene usato, ma non viene rispettato. È il momento di dare, non di prendere. Io per primo faccio il pescatore, ma se io prendo e non do, io non pesco più. E sapete cosa succede in Italia e nel mondo? La pesca industriale è una pesca che non è più sostenibile. Dall'86 porta avanti una battaglia, oggi siamo nel 2025, ma non mi sono arreso. Mi sono messo a denunciare questo problema con denunce, articoli di giornale, ma nel 2006 ho collocato in mare grandi blocchi di cemento, bucati, e li ho intitolati La Casa dei Pesci. Era 2006. Comprando 800 blocchi di cemento, mettendoli in mare, ho fermato la pesca illegale. Poi tenevo un sogno, che non volevo i blocchi di cemento, ma volevo opere d'arte. E devo ringraziare Franco Barattini, il proprietario delle cave Michelangelo. Io gli dico, mi regali 2 blocchi di marmo. Mi ha regalato 100 blocchi di marmo da 20 tonnellate. E da lì attualmente ci sono in mare 49 opere d'arte da 20 tonnellate e in più l'anno scorso abbiamo messo a mare anche altri 90 cubi di cemento da 5 tonnellate. Dall'Argentario a Marina di Grosseto il mare oggi è protetto, lo so, è un piccolo pezzo di mare, però da qui siamo partiti. Vi ringrazio chiunque ha collaborato e ci sta aiutando, tipo Patagonia, tipo Planet Wild e altre fondazioni che ci stanno aiutando per proteggere il nostro mare. Perché mettiamo a mare blocchi di cemento e opere d'arte? Se tu sai che in quell'area ci sono questi blocchi, la rete non la getti perché rimani agganciato, però il blocco ha una funzione. Primo, un deterrente, che chi pesca illegalmente non può più pescare. E i pesci vanno a colonizzare questo blocco e portano una fauna dai dentici, le aragoste, i saraghi, le occhiate. Questa è la vita del mare. E l'opera d'arte chiaramente crea sensibilità, perché se avessi continuato dal 2006 con blocchi di cemento non ci sarebbe stata questa attenzione. Lo so, abbiamo salvato un piccolo pezzo di mare, però ne parlano tutto il mondo. Televisioni di tutto il mondo vengono qui e raccontano questa storia. Dal 92 ho inventato in Italia il pescaturismo e l'ittiturismo. Cos'è il pescaturismo?
È come l'agriturismo, però mentre l'agriturismo ti danno le chiavi e il 90% va a fare la spesa alla Coop, il pescaturismo li porto in mare con me. Quando gli ospiti vengono alla mia barca in pescaturismo, certamente rimangono affascinati. Dal momento che salgono, cerco di raccontare la vita di Paolo il pescatore. È un'esperienza di vita, la vita del pescatore, colui che va a mare, colui che getta una rete, come si costruisce una rete. Che il turista è protagonista in una giornata dove si accorge la realtà della pesca artigianale, della pesca sostenibile e vengono coinvolti chi leva il pesce dalla rete, chi libera i pesci, chi leva le conchiglie, il ricetto in mare del pesce che poi noi peschiamo solo quello che ci serve, il resto lo liberiamo. Il pescatore è un po' diciamo il cicerone sulla barca e anche nella cucina, i vari piatti che si presentano, le tipologie, le specie, cosa si trova in quel periodo. E poi venendo a cena la sera, proietto documentari, tutti i documentari che giro per l'ambiente e poi visitare le opere d'arte. Mi fermo, snorkel sulle opere d'arte. C'è una mappa di queste opere, ogni anno vengono calate in più, adesso sono 49 opere in mare, di cui 29 visitabili e 20 sono contro chi vuole fare il furbo e distruggere i fondali. E sicché adesso partiamo all'Argentario, attualmente ci sono 5 nuovi scultori a Carrara che stanno lavorando, il mio sogno da 100 è arrivato a 200 opere, chissà se ce la farò. Insieme a voi possiamo farcela. Anzi, io devo ringraziare gli artisti che stanno facendo un lavoro grandissimo e non sono retribuiti in questo lavoro. Credono anche loro in questo progetto di salvaguardia ambientale. Per contribuire a questo progetto basta andare www.casadeipesci.it. Aiutiamo il nostro mare, aiutiamo l'ambiente.